Eccoci, ben trovati, ben ritornati. È tanto che non facevamo una live, era tanto che non ci vedevamo in diretta per una chiacchierata e stasera sono davvero felice di avere un amico, uno scrittore, uno studioso che è Michele Putrino, che ci porterà in un viaggio un po' diverso da quello che sono gli argomenti del canale. Come ben sapete, ci occupiamo di storia, misteri storici e sondiamo anche quelli che sono i misteri della mente, visto che insomma la mia formazione mi porta spesso a parlare di queste tematiche. Però stasera appunto con Michele, che è uno scrittore, uno studioso direi dell'uomo e dell'anima, percorreremo un viaggio dal più remoto passato, da una corrente filosofica fino ai giorni d'oggi, a quello che è la nostra quotidianità, vedendo come il passato, la storia e il futuro si leghino in maniera estremamente profonda e ci siano tantissimi legami, tantissimi punti che sembrano non essere mai cambiati nel tempo e anche nello spazio. E quindi Michele, grazie per avere accettato questa serata, per avere accettato questa chiacchierata e appunto ecco, ti lascio la parola e avremo modo insomma di scambiarci il tutto nel corso della serata. Ciao Enrico, grazie a te per l'invito. Come sai, io mi occupo di due cose che possono sembrare distinte, ma in realtà sono collegate, come vedremo adesso nel corso della serata. Una è lo stoicismo, che magari adesso brevemente spiegheremo cos'è, e l'altro è la natura del sistema, il sistema in cui viviamo, il sistema sociale in cui viviamo. Allora, prima di vedere il collegamento, cos'è che collega queste due cose, no? Che possono sembrare appunto molto distanti tra loro, diciamo rapidamente che cos'è lo stoicismo, per due motivi. Uno, perché non tutti sono a conoscenza, e secondo, anche le persone che magari hanno studiato lo stoicismo a scuola o qualcuno magari all'università, ne ha una visione purtroppo molto distorta, perché lo stoicismo in realtà è qualcosa di molto diverso da quello che si studia sui libri di scuola. Perché? Perché innanzitutto lo stoicismo non è una filosofia materialista come pensano in tanti, ma è una filosofia profondamente spirituale, al più come alcuni studiosi la definiscono, al più una filosofia di un materialismo spirituale, cioè nel senso che tutto ciò che circonda l'uomo e noi stessi, tutto il creato, tutto ciò che esiste per l'uomo e per lo stoicismo, pardon, è spirituale. In sostanza noi siamo immersi dentro Dio, noi siamo una particella di Dio e tutto ciò che è intorno a noi è Dio. Quindi vedete già come cambia profondamente la visione del mondo. Infatti, quello che è sicuramente il più grande studioso di stoicismo, Max Polenz, che ha scritto questo vocabolario sullo stoicismo in sostanza, che è più di 1000 pagine, un'opera maestosa, che si intitola proprio La Stoa. Il sottotitolo è Storia di un movimento spirituale, quindi onde evitare qualsiasi dubbio. Ora, alla luce di questo, perché lo stoicismo diventa agli occhi di tutti e nei fatti è la filosofia dura per eccellenza, viene anche molto spesso definita la filosofia dei guerrieri, era la filosofia delle legioni romane, dei generali romani, insomma, dei combattenti. Proprio per via di questa visione spirituale, perché in sostanza lo stoico vede tutto ciò che accade come un perché voluto da un ordine superiore. Quindi da qui si lega il concetto del fato, del destino, adesso vedremo come, non in senso passivo, attenzione, ma adesso cercherò di spiegare rapidamente anche questo, bensì come una missione che ti è stata assegnata da qualcosa di superiore. Quindi tu sei nato con le tue caratteristiche, con la tua natura,
per svolgere uno scopo, per svolgere una missione più grande. E su questo tutti gli stoici sono chiarissimi. Dicono sempre, anzi addirittura c'è Seneca che ripete spesso questo concetto, dice: e se ti capitano tante cose difficili e dure nella vita, è perché il generale, quindi in questo caso Dio, manda in prima linea i suoi uomini migliori, non manda quelli più incapaci. Quindi, come vedete, è una visione durissima della vita, certamente è una visione guerriera, ma basta guardare intorno a ciò che ci circonda, la nostra vita quotidiana, per accorgerci che la vita è effettivamente un enorme campo di battaglia e quindi dobbiamo vivere da guerrieri, ma nello stesso momento è molto spirituale e da qui nasce la forza stoica. Quindi io combatto, non mi arrendo mai, non mi arrendo nemmeno di fronte alla morte. Per prendere una frase del famoso film Il Gladiatore, no? Dove c'è diciamo una citazione di uno pseudo Marco Aurelio, in cui viene detto la morte sorride a tutti, un uomo non può fare altro che sorriderle di rimando. Ecco, questo è lo stoicismo. Anche di fronte alla morte sei forte e continui a combattere per svolgere la tua missione, perché è ciò che è il motivo per cui sei venuto al mondo. Ecco perché gli stoici, la visione stoica, è l'uomo fermo, dritto, sempre combattente, che non si arrende mai e che soprattutto non si lamenta mai. Ecco, un po' questa è la visione, no? Per descrivere cos'è Direi realmente lo stoicismo. bellissima filosofia, e direi che poi ci arriveremo anche, insomma, che oggi più che mai sarebbe fondamentale avere anche uno spirito stoico, perché insomma abbiamo passato degli anni molto difficili che ci hanno messo in crisi come individui, come popolazioni, come pianeta, e insomma un atteggiamento stoico sicuramente imparare dai propri errori, imparare anche insomma, a non cedere davanti alle avversità, per quanto possa sembrare difficile o impossibile, dovrebbe essere un insegnamento di vita per tutti noi, insomma. E un altro dato importante di quello che dicevi, di quello che ci dicevamo anche nei giorni scorsi, così per preparare un po' un tema e i temi di stasera, è il fatto, anche qui ne parleremo, che ci sono tanti legami con un mondo orientale che concetti che ritroviamo nello stoicismo, nella Grecia e non solo, ma che poi si ritrovano anche molto più lontano, insomma. Assolutamente sì, soprattutto un esempio che porto sempre è quello dello Zen. Nello Zen è incredibile quanto è simile come visione della Stoa. Infatti non a caso lo Zen, il buddismo Zen per essere più precisi, era la filosofia dei samurai, proprio perché dava questa visione più o meno che abbiamo descritto adesso per lo stoicismo, ma non soltanto nello Zen, che è la filosofia, io delle volte dico un po' che è la versione dello stoicismo dell'Oriente, no? Ma in realtà anche, come abbiamo parlato anche con te appunto durante la preparazione di questo incontro, anche delle religioni antiche, gli indiani d'America. Se andate a guardare gli indiani d'America, la visione del mondo degli indiani d'America era esattamente questa, no? Quindi il grande ordine e così via. Ma anche, per esempio, la filosofia dei vichinghi, dei popoli del nord. C'erano addirittura era talmente simile, quindi il concetto, se qualcuno ha visto per esempio la serie Vikings, si parla proprio del destino, del fato, quindi che la morte non è nulla, perché ovviamente nella visione stoica la morte è qualcosa di assolutamente normale nella vita, tanto che uno dei motti più famosi dello stoicismo è Memento Mori. La gente magari in tanti non sanno, ma era uno dei motti dello stoicismo, è uno dei motti dello stoicismo, quindi ricordati che devi morire. Anzi, è un esercizio che lo stoico fa continuamente, perché se tu ti metti di fronte alla morte, rifletti di fronte alla morte, vedi la giusta percezione
comprendi, anzi ti metti dal giusto punto di vista della vita, quindi capisci come devi vivere e inizi a vivere veramente, che era appunto anche la visione dei vichinghi. Non a caso, no, i vichinghi, i popoli del nord in generale, non avevano paura della morte, non erano matti come venivano descritti in passato, o dei folli che si lanciavano soltanto incontro alla morte e basta. No, era perché avevano questa visione. E ripeto, in Vikings, in quella bella serie, è ben spiegata. Stessa cosa vale per gli indiani d'America, quando si lanciavano contro le truppe americane e così via. E questo lo rivediamo in tutte le antiche dottrine, guarda caso in tutte le dottrine che vivevano in armonia con la natura. Quindi nel momento in cui tu prendi come metro di misura la natura, tu vivi così, perché le tue regole diventano le regole della natura. Quindi la vita ciclica, la ciclicità. Il concetto del tempo ciclico, per esempio, deriva dallo stoicismo. Sai, anche il serpente che si morde la coda. Sì, Ecco, esatto, tutte queste cose derivano dalla Stoa. Di conseguenza, perché? Perché il mondo è ciclico, io osservo la natura e cosa vedo? Vedo la ciclicità degli eventi, le 4 stagioni, il giorno e la notte e così via. Quindi anche ciò che nasce dovrà morire. E gli stoici vivevano con questo. Quindi tutte le civiltà, anzi meglio le società, perché poi magari parleremo anche del concetto di civiltà, tutte le società che prendevano come punto di riferimento la natura, ebbene ad un certo punto applicavano questi principi e non avevano nemmeno paura di morire. Da qui la similitudine tra queste società umane diverse nella Terra. Poi però è successo qualcosa. E se vuoi passiamo a spiegare un po' quello che è accaduto. Sì, assolutamente. No, mentre parlavi, mi facevi venire in mente appunto dall'India che studio da tanti anni, ad altre società orientali, civiltà, religioni, filosofie, proprio dove il concetto della ciclicità in India è il cardine, insomma, di tutto l'induismo, di tutto quello che chiamiamo induismo. Poi l'induismo è una realtà religiosa molto complessa e articolata, però è il cardine della loro vita, così come al di là di altri concetti come karma, dharma e reincarnazione, ma appunto sono dei topos, degli elementi che troviamo in tante civiltà di tutto il pianeta, ma che nello stoicismo e in altre realtà orientali sono state espresse forse nel modo più profondo possibile. Sì, infatti io ogni volta io adoro appunto studiare anche, adoro molto lo Zen, lo studio molto spesso perché ovviamente la similitudine è quella, ma anche le culture antiche, diciamo gli indiani d'America, perché in realtà dicono poi sempre la stessa cosa. Sì. Metto il focus sullo stoicismo perché è quello più di casa nostra, cioè lo sentiamo, se tu prendi un testo di Seneca, per dire, ti viene più facile capire quella anche con le similitudini, gli esempi, perché sono magari esempi che facevano i nostri nonni, in cui siamo cresciuti noi, rispetto magari a un koan zen, no? Per dire, o anche la struttura mentale con cui tu fai dei ragionamenti, quella stoica è più vicina a quella a noi, ma quella nostra, no? Questo è normale. Ma questo non significa che è qualcosa di diverso, no, è semplicemente suonare con altri strumenti la stessa musica, diciamo in questo modo. Infatti il principio base fondamentale dello stoicismo è vivi secondo natura, quindi vivi secondo le regole della natura, che è il principio base di tutte queste civiltà, società, strutture religiose o meglio spirituali di tutte le altre civiltà antiche, tranne, dicevo, quando poi è accaduto qualcosa ad un certo punto in un determinato periodo storico, che come accennavo prima, se voi iniziamo magari a parlare di questa parte storica. Ecco, ad un certo punto nasce il sistema, il mondo in cui noi viviamo, ok?
Si sente parlare tante volte il sistema, l'antisistema contro il sistema. Il problema è che in realtà la maggior parte delle persone, studiosi compresi, o chi si pone come contro il sistema, tante volte non hanno idea. Pensano, confondono per esempio il sistema come semplicemente un gruppo di potere che gestisce dall'alto le cose. Non è così, o meglio, è anche quello naturalmente, ma quello è una sottostruttura che fa parte di una struttura più grande, ok? È solo un ingranaggio in più di qualcosa che però ha vita a sé, che è il sistema con la S maiuscola. Il sistema con la S maiuscola è quello in cui noi viviamo oggi ed è quello che spinge tutti noi ad agire in un determinato modo, in continuazione. Ad esempio, consumismo in continuazione, comprare sciocchezze che non ci servono, ragionare con l'ossessione per il progresso, ok? E puntare sempre, che poi bisogna vedere cos'è il progresso naturalmente. Naturalmente qui nel mondo moderno si intende il progresso materiale o di accumulare beni, soprattutto tecnologico, l'ossessione per la tecnologia e così via. Se ci facciamo caso, tutte queste cose sono diventate una religione. Cioè tu non ti puoi permettere di dire qualcosa contro tutto questo che viene accusato di essere una specie di mostro, di un pazzo, roba del genere. Quando ci troviamo in queste situazioni, siamo dentro un dogma, naturalmente, no? Ecco, tutto questo è dettato dal sistema, che alcuni studiosi chiamano mega macchina, cioè una gigantesca macchina che funziona da sé, che agisce da sé, dove ognuno di noi è diventato praticamente soltanto un ingranaggio, o se vuoi una formica del formichiere. Cioè, siamo in questa situazione qua, ed è palese. Il problema qual è? Che essendo una macchina, questo sistema accelera sempre di più, va sempre più veloce e ci schiaccia sempre di più e in quanto sistema, in quanto macchina, si stacca sempre più dalla natura. Ovvio, normale, una macchina per definizione è contro la natura. Nel senso è lontana dalla natura, ok? Sfrutta la natura. La natura per i suoi fini, certo. Esatto, e la funzione della macchina è quello. Il punto è che ormai questa macchina funziona da sé, ormai non c'è più nessuno che dirige questo, anche perché dico questo, no? Delle volte qualcuno un po' si scandalizza anche tra coloro del mondo della controinformazione quando dico questo, dicono ma come? Ma no, ma c'è il banchiere X, il potente Y, certo che c'è, ma non è lui che tira i fili, perché lui o lei a sua volta deve seguire dei principi logici ben fermi, non è la sua volontà. Se io sono il banchiere, non so, della JP Morgan, per dire, sono il padrone, una delle banche più grandi del mondo, io per far funzionare quella banca devo seguire delle regole ferme, non c'è la mia volontà. E queste regole sono dettate dal sistema. Devo essere in concorrenza col sistema, devo accelerare, devo ridurre i costi e così via. Quindi non c'è la volontà di qualcuno. Quel qualcuno a sua volta segue delle logiche. Lo vediamo per esempio nel piccolo con i capi di Stato. Può andare chiunque al potere, lo vediamo in continuazione. Non ha potere di volontà, deve sempre seguire il sistema e così via. E se tu provi, tu dirigente o anche tu singolo individuo, provi ad uscire un po' da questo sistema, vieni subito schiacciato. Ma è normale, è come una fabbrica che deve funzionare bene e tu non puoi essere un ingranaggio che va per fatti suoi, perché rischi di fare danno a tutto il sistema. Ora, tutto questo, come saremmo arrivati a questo sistema, no? Che è sotto gli occhi di tutti, che accelera sempre di più e sempre di più disumanizza tutti. E attenzione, questa cosa non la dico io, non la dice semplicemente qualche ribelle di turno, ma addirittura Freud, Sigmund Freud, scrisse, alla fine della sua vita arrivò a queste conclusioni, scrisse un'opera che consiglio a tutti di leggere, che si chiama Il disagio della civiltà, dove in sostanza spiegava che il malessere esistenziale dell'uomo
tutto il malessere esistenziale dell'uomo deriva proprio da questo, dal fatto di vivere staccato dai suoi principi, dalla sua natura, che è quella legata con la natura innanzitutto, ma anche con la propria natura. Se tu prendi un essere umano che per milioni di anni ha vissuto in un determinato modo, non puoi all'improvviso chiuderlo dentro una stanza di fronte a un computer a passare le giornate in quel modo, per fare un esempio. Ok? È ovvio che starà male. Ecco, Freud ad un certo punto spiega questo, ed è questa la mia preoccupazione principale, di cui poi torneremo. Questo sistema, torneremo a parlare, ovviamente riprenderemo magari. Sospendiamo un attimo poi questa parte più psicologica, ma torniamo alla storia. Cos'è successo? Perché siamo arrivati a questo? Ebbene, perché ad un certo punto, soprattutto nel periodo, in un determinato periodo, che in Grecia corrisponde più o meno con la nascita della filosofia di Platone, ad un certo punto l'uomo inizia un po' a disprezzare il mondo, inizia a vedere il mondo come il luogo del male. Platone, ci sono dei passi di Platone, uno in particolare, dove è proprio esplicito su questo, dove dice alcuni ritengono che questo mondo è un luogo dove siamo stati mandati per estirpare, noi, per cercare i nostri peccati, insomma, per cercare di trascorrere i nostri peccati, scontare, adesso non mi veniva la parola, scontare i nostri peccati, e che quindi il corpo è la tomba dell'anima, che è nata per soffrire. Da qui, attenzione, ecco un aspetto interessante a livello storico. Non è un caso che poi nel Medioevo c'erano il cilicio o la sofferenza corporale. Nasce da questa concezione, perché ad un certo punto il cristianesimo assorbe questa visione del mondo. Si sa, Platone è quello che poi viene proprio totalmente assorbito nel cristianesimo, soprattutto con Sant'Agostino e Sant'Ambrogio. Non a caso sono i veri creatori poi del cristianesimo così come noi lo conosciamo. Infatti se leggete anche i Vangeli non trovate quel discorso di paradiso, inferno, purgatorio, sono cose che nascono poi con soprattutto Sant'Ambrogio e Sant'Agostino, soprattutto Sant'Agostino. Questa struttura, che poi entra nella nostra visione del mondo, la vediamo poi ad esempio con, appunto, dicevo prima, la sofferenza corporale. Quindi più soffre il corpo, perché Platone e poi i neoplatonici, Plotino soprattutto, dicevano che il corpo più soffre, più no? Patisce le pene qui, e più è pronto a meritare il paradiso, il vero mondo. Plotino, il padre del neoplatonismo, è esplicito su questo nelle Enneadi, è chiarissimo, è proprio, lo dice, andava in giro scalzo, sofferente per questo motivo. Filosofia che poi è stata assorbita dal cristianesimo. Quindi ecco perché il cristianesimo come noi lo conosciamo è qualcosa di totalmente diverso. Questa cosa ha portato? Ha portato quell'incubazione a puntare sempre di più a cercare la salvezza nel futuro. Attenzione, che gli studiosi chiamano escatologia, salvezza nel futuro, e a vedere sempre più il mondo soltanto come un oggetto, come qualcosa da sfruttare per il proprio fine. Naturalmente cos'è accaduto? Che per tutto il Medioevo si è tentato di fare questo, quindi sempre più verso l'astratto, sempre più verso questa salvezza del futuro, nel futuro. Quando ad un certo punto, verso il Rinascimento, ci si è resi conto che questo magari non era possibile, ebbene, ad un certo punto, quando viene a mancare la salvezza nel futuro, nell'aldilà, questa speranza della salvezza nel futuro dell'aldilà non viene meno, ma viene semplicemente spostata nel mondo materiale. Da qui la nascita della scienza e della tecnica così come noi la conosciamo.
E guardate, la struttura è esattamente la stessa. Salvezza nel futuro, pensate al transumanesimo, no? Vabbè. Oltrumanesimo, quindi questo vivere per sempre, vivere, e il tentativo di migliorare sempre di più, di allontanare le sofferenze nel senso di meritare questo paradiso terrestre che cercano tutti, il rifiuto della natura come cattiva, il dolore come cattivo, la morte come cattiva. Se voi date un'occhiata anche sui social, vengono censurati proprio, viene anche censurata la parola morte. Se tu ti capita di mettere magari un hashtag, tipo hashtag morte, quell'hashtag sparisce. Beh sì, la scienza, scusa se ti interrompo, è diventata quasi una nuova religione, soprattutto anche per certe visioni, non tutte, del transumanesimo, in cui si vuole appunto creare, come dicevi te, un paradiso in terra. Ma io toglierei proprio il quasi, ormai è una religione, è lo scientismo puro, cioè nel senso, quindi scienza intesa in questo senso qui, nel senso escatologico, nel senso di ciò che ti dà la salvezza, la speranza per la salvezza nel futuro, no? L'abbiamo visto negli ultimi anni e così via. Sì. Tutto questo è palese, è ovvio, no? È quasi banale. Ed è inquietante per quanto è banale, se ci pensi un attimo. Ed è tutto questo che alimenta il sistema. Tutto questo poi cosa ha portato? Ha portato alla rivoluzione industriale, oltre alla rivoluzione francese, perché i vecchi sistemi devono essere abbandonati e si punta sempre a questa salvezza, al famoso proletariato e così via. Quindi questa salvezza interna, le macchine che ci regaleranno il benessere per sempre, prima rivoluzione industriale. E così via con la seconda, con la terza. Adesso siamo in corso, quella che viene chiamata, è in corso quella che viene chiamata la quarta rivoluzione industriale, quella che l'uomo verrà totalmente gestito in sostanza dalle macchine. In realtà ci stiamo costruendo la gabbia, è da qui che arriva il concetto fondamentale dello stoicismo, perché nello stoicismo viene detto, attenzione, ciò che ti dà sicurezza, più punti alla sicurezza, più ti allontani in sostanza dalla libertà. Ed è facile anche dimostrarla questa, Enrico, questo fatto. Diceva Bukowski, famoso scrittore, diceva: vuoi essere sicuro, vuoi vivere una vita sicura, chiuditi in galera, lì non ti tocca nessuno, no? Ti danno del cibo, perché la sicurezza viene ottenuta a scapito della libertà. Tu ti chiudi dentro una stanza, infatti le persone molto paurose, che hanno paura di fare qualcosa, cosa fanno? Si chiudono e smetti di vivere, diventi schiavo addirittura di te stesso, che era la cosa che denunciavano tantissimo gli stoici. Stai attento a non diventare schiavo di te stesso, e quella è la vera schiavitù. Gli stoici dicevano: tu puoi essere libero anche con una pistola puntata alla testa o chiuso dentro una stanza, ma se non ti piegano interiormente, tu rimani libero. Mentre in realtà puoi andare in giro ma essere uno schiavo, e lo vediamo in questo periodo soprattutto, quando vieni schiacciato interiormente. E da qui cosa capisci? Capisci che questo sistema, ad un certo punto, questo sistema di cui abbiamo parlato, questo sistema della salvezza, della speranza, del vivere la felicità eterna, no? E materiale nel senso banale del termine, da cosa è alimentata? Tutta questa visione, questo mondo, di cosa si nutre questo sistema? È della paura, perché tu più hai paura, più vuoi tecnologia, più vuoi macchine, più vuoi sistemi, che erano tutte cose che invece gli antichi denunciavano, gli antichi compresi le antiche culture, no? Stavano alla larga da certe macchine e così via. Ecco allora che ad un certo punto la vera soluzione a tutto questo è imparare a vivere senza paura, e quantomeno in Occidente l'unica filosofia che ti dà questo, come abbiamo visto all'inizio, è proprio lo stoicismo, imparare ad accettare la vita per quella che è questo che ti fa staccare da questo sistema. Sono totalmente d'accordo.
vedevo alcuni commenti, una paura indotta, scrive amo Avatar, pseudonimo ovviamente, però una paura indotta che negli ultimi anni, ma ben prima anche come ci dicevi, è stata instillata o è venuta fuori gioco forza per tutto quello che abbiamo vissuto involontariamente, per cui siamo una società che si ritiene libera ma non lo è, siamo una società che si ritiene felice ma che in realtà vive costantemente nella paura, anche nella paura di una nuova pandemia, nella paura di anche di stupidate, di non poter avere quello che è l'elemento cardine tecnologico che uscirà, o di, e lo vedo anche lavorando anche come psicologo di comunità, lo vedo anche nella paura di non essere accettati dagli altri con un uso dei social che quando sono venuti fuori, salto un attimo, ma sono venuti fuori, erano uno strumento di contatto. Oggi sono diventati invece uno strumento solo per mostrarsi, ma mostrare un lato di se stessi che non è reale, è fittizio, è effimero, è creato a tavolino per mostrarsi per quello che realmente non si è, perché le debolezze che sono umane, le paure che sono umane e tutto quello che è la nostra fragilità non emergerà mai da un profilo o da una pagina, perché noi daremo sempre il lato migliore. Quindi transumanesimo, la paura, insomma, la filosofia stoica, penso, come si diceva all'inizio, dovrebbe aiutarci a essere noi stessi, nel bene e nel male, nei difetti e anche nei pregi, per vivere una vita, oltre che a contatto con la natura, più a contatto con la natura, anche meglio, migliore, più felice. Guarda, tu hai fatto un esempio perfetto dei social. Perché soprattutto Instagram, ma adesso TikTok, insomma tutte queste cose che vanno per la maggiore. Come hai ben detto tu, alla fine si alimentano di che cosa? Cos'è che manda avanti questi sistemi, no? Il non voler apparire non adeguati al sistema, vedi? E quindi che cos'è? Sempre la paura di apparire brutti, la paura di apparire non uguale agli altri, la paura. Infatti, se tu ci fai caso, no? Una cosa a me che colpisce tantissimo, osservo sempre con molta attenzione. I ragazzini di oggi, soprattutto tra i 15 e i 20 anni, ma anche i 25, ma restiamo in quella fascia d'età, la cosa incredibile è che sono tutti uguali. Sì, sì, è vero. È impressionante. Cioè, i maschi sono tutti uguali, lo stesso taglio di capelli, stessi vestiti e così via, e le ragazze tutte uguali. Questi capelli lisci, stesso modo di vestire, stesso modo di parlare, di atteggiarsi. Quando mi ricordo, quantomeno fino agli anni 90, invece c'era la gara ad apparire quello più diverso, no? E quello che si distingue. Mi ricordo che si diceva la moda me la faccio io e così via, no? Un esempio adesso sembrerà folle, ma pensa alle Spice Girl, no? Dove ognuna era diversa dall'altra per dare questo significato, no? Invece oggi c'è questa corsa al conformismo in maniera assurda. Perché? Perché hai paura e perché il sistema si alimenta di questo, altrimenti non funzionerebbero i social. Se ognuno fosse qualcuno di diverso dall'altro, no? Poi ognuno non andrebbe a guardare gli altri. Tu guardi gli altri perché c'è qualcosa che ti interessa di quell'altra persona, che vuoi essere come quell'altra persona. Allora, se sei una persona che vuoi migliorare spiritualmente, ovviamente, quindi interiormente, culturalmente, vai a seguire le persone che ammiri, che ti aiutano a crescere, da cui vuoi prendere qualcosa. Ma se sei invece una persona interiormente vuota e vivi solo di paure estetica, il social delle foto tipo Instagram può vivere solo con quello, solo se tu vuoi imitare qualcun altro, solo se tu vai a inseguire la vita di qualcun altro, altrimenti non funzionano i like, altrimenti non funziona la Ferragni, no? Perché tu vuoi assomigliare alla Ferragni, per questo la segui tu ragazza, no? Per fare un esempio classico, insomma. Sì, c'è paura dell'individualità, cioè di Esatto. farsi vedere per quello che si è, fondamentalmente. Esatto.
E quindi il sistema alimenta questo, perché altrimenti quella parte del sistema, in questo caso Instagram o TikTok, crolla, non funziona, e finisce il business. Stesso esempio, ma lo stesso esempio stesso è il marketing, la pubblicità. Tu sei uno psicologo, sai benissimo come funziona. Funziona sulla paura. Perché corri a comprare la nuova super figa macchina con la bella ragazza, strafiga, insomma, eccetera? E perché dici, cacchio, io ancora ho una macchina vecchia, sono uno sfigato, vado a comprare quella e divento quello figo. E allora vedi questa massa di persone adulte che corrono ogni volta a comprare l'ultimo modello di macchina con le super cazzate, perdono la parola, ma... No, è quello. Se tu entri in una macchina, di oggi, il 90% di quelle cose magari non le userai mai, non servono a nulla. Però se non ci sono quelle cose, la macchina non vende, perché la gente vuole l'high tech, la macchina deve essere high tech. Ne sentiamo parlare, per esempio, con le persone comuni, no? Normalmente. La stessa cosa il vestito. Il marketing, la pubblicità funziona sulla paura. In sostanza ti sta dicendo la pubblicità, se non hai questo, sei uno sfigato. Fine. Quindi gioca sulla paura, è quella la funzione. È verissimo. Scusa se ti interrompo perché mi hai fatto venire in mente una cosa che parlavo recentemente con un'amica che fa marketing e fa anche campagne pubblicitarie di un certo tipo, e la cosa angosciante e agghiacciante che mi ha raccontato è che il livello di attenzione, loro ovviamente devono studiare quanto una persona si concentra su un qualche cosa, su un prodotto X, la macchina, il cellulare che gli fai vedere. Il livello d'attenzione oggi stimato dalle aziende di marketing è di 3 secondi, cioè una persona dopo 3 secondi perde la concentrazione su quello che sta guardando, anche se gli piace. E questo è allucinante, perché è un altro tema, se ce la faremo stasera, di cui volevo parlare con te, cioè del livello allucinante in cui sta accadendo la cultura italiana, ma ora non voglio divagare, però 3 secondi di attenzione è qualcosa di assurdo, cioè non vedi niente in 3 secondi, non vedi neanche un dettaglio, non puoi capire nulla. E questa è la società, una società che ha paura di fermarsi, di ragionare e nell'individualità di pensare col proprio cervello. Ma questo è sempre indotto ovviamente dal sistema, come ormai abbiamo capito, e perché va sempre più veloce. Sì, ecco, adesso sono rimasto colpito anch'io da questa cosa dei 3 secondi, no? Cioè, è impressionante. Ma perché? Perché più andiamo avanti, più tu cerchi, se tu hai in testa questa filosofia della salvezza nel futuro, questo futuro deve diventare sempre più immediato, più breve, deve diventare sempre più veloce, no? È proprio quel concetto, quella filosofia in testa, che hai in testa, quella concezione del mondo che ti porta a correre sempre di più e a diventare come i cani all'ippodromo, no? Che rincorrono, come diceva Massimo Fini, un coniglio di pezza, tra l'altro, che per definizione non potranno mai raggiungere. È il sistema, no? Che devi correre sempre più veloce. E quindi arriva a questa cosa dei 3 secondi. Pensate a come si chiama? TikTok, quel social, dice che io sinceramente non lo conosco, però sai, ne ho non ce l'ho sentito neanche. E addirittura funziona scorrendo in continuazione velocemente brevi filmati di gente che fa idiozia in sostanza, no? Quindi tu cerchi qualcosa che ti colpisca immediatamente, perché scorrendo funziona in questo modo. Altri, chi produce questi video deve fare qualcosa di stupido e che colpisca immediatamente l'attenzione, perché altrimenti tu non ti fermi a guardarlo. Quindi vedi, è una corsa sempre di più ad accelerare questo sistema. Quindi torna tutto e torna con la filosofia del sistema di cui abbiamo parlato. Ecco perché ormai siamo tutti scoppiati, no? Sì. C'è un livello di isterismo e di nevrosi veramente enorme. Insomma, penso che ognuno di noi, io devo fare
quasi 20 chilometri tutti i giorni per andare e poi tornare a casa, ma vedo anche nella gente che guida una follia, cioè non rispettare quelle che sono le regole base, che sono le regole del vivere civile, uno stop, una rotonda e quant'altro, ma quello è il sintomo di un sistema società che sta andando per conto suo, almeno insomma dal mio punto di vista, ma sì. E infatti è quello, la città, infatti il concetto della mega macchina, questo termine, è stato coniato proprio da un sociologo, anzi un urbanista, che si chiama Mumford, degli anni 60, che appunto lui era uno che studiava le città, ci lavorava, e ad un certo punto si è accorto che tutti viviamo all'interno di un sistema e che la società funziona come una città. Ed ecco perché prima dicevo, poi torniamo sulla parola civiltà, perché la parola civiltà, che a noi suona così bene, in realtà non è esattamente proprio una parola così positiva, perché in sostanza significa l'abitante della città. Cioè questo è la persona civile. E infatti venivano, l'opposto era il villano, colui che viveva nelle ville, nelle campagne, no? Perché? Perché ad un certo punto, soprattutto col tardo impero romano e con l'affermarsi del cristianesimo in quel periodo, per tutta una serie di motivi che adesso non andremo qui ad esaminare perché diventa una storia lunghissima, però venivano esaltati gli abitanti delle città e disprezzati gli abitanti delle campagne, che venivano appunto chiamati pagani, cioè gli abitanti appunto nelle campagne. Tutto questo è diventata una civiltà, tutto si è conformato ad una città. Se guardiamo il mondo visto dall'esterno, perché c'è la globalizzazione in corso? Perché in sostanza il mondo sta diventando un'enorme città. Siamo tutti uguali, ci muoviamo tutti nello stesso modo, pensiamo tutti allo stesso identico modo. Se tu vai negli Stati Uniti, prendi un ragazzo, in Inghilterra e così via, perché una città, anche il modo di vestire è uguale. E questo è inquietante. E perché? È perché la macchina che ha bisogno, il sistema ha bisogno di creare, di ingrandirsi sempre di più. C'è un motivo filosofico, oltre che naturale, per cui ciò avviene. Infatti non è un caso che adesso si sta sviluppando l'intelligenza artificiale, perché a livello così completo, più cresce tutto questo sistema, più il sistema richiede una mente a sé, un'autonomia a sé, una sua mente. E diventa ovvio, logico, naturale se avete questa visione che abbiamo descritto finora in testa, questa immagine. Sì, anche un livello di complessità sempre più ampio che diventa quasi impossibile gestire poi. Esatto, e crea praticamente da sé la sua mente, una sua autonomia. Quindi se riusciamo a vedere così la cosa, diventa tutto ovvio, in maniera inquietante, perché quando si cade in qualcosa di orribile e di ovvio, diventa estremamente inquietante, no? Perché sai, quando forse delle volte c'è anche la speranza, no? Di alcune persone di vedere altri individui dietro tutto questo, quantomeno rimane una cosa umana. Invece quando è una macchina, infatti non a caso Matrix, per fare un esempio, cioè, il concetto che voleva trasmettere, tra i vari esempi di quel film, che insomma, gli autori volevano trasmettere, era questa, era l'immagine del sistema che ingloba gli esseri umani, che è quello che sta avvenendo. È già in corso questo. Tutto questo. Sì, no, mi fai pensare perché leggevo l'altro giorno che, se non sbaglio, in Germania un'intelligenza artificiale ha recitato messa, per cui già qui si arriva a un estremo enorme. Mi fa pensare, se non sbaglio, era uno dei dirigenti di Google, padre dell'intelligenza artificiale, che si è dimesso perché diceva è troppo pericoloso questa realtà che stiamo creando se non iniziamo a regolamentarla, e così dietro a lui altre figure di un certo spicco che comunque hanno favorito e portato avanti l'intelligenza artificiale sono loro i padri di questa creatura che per primi stanno mettendo le mani avanti, perché al di là di Terminator, Matrix, che magari sono ovviamente un'esasperazione, ma forse neanche più di tanto se le cose
ci sfuggissero di mano, però c'è un pericolo, un pericolo reale. Ma guarda, non c'è bisogno di arrivare alla morte fisica da parte delle macchine. Ci stanno svuotando. Chi è più umano? Nessuno. Da qui anche la metafora di Matrix. Sei un corpo in funzione del sistema. Guarda le persone, sono tutte morte dentro, non se ne accorgono. È Sì. quella la cosa che dovrebbe inquietare tutti. Lasciamo stare l'economia, lasciamo stare pure l'ambiente, pure nel gesto estremo. Stiamo morendo dentro. Sì. Siamo ormai Siamo genitori. siamo dei sacchi di carne che camminano. Sì. E questa cosa è inquietante tra i tanti motivi, anche perché i ragazzi che sono nati in quest'era non se ne rendono nemmeno conto, perché non hanno visto un'altra natura umana. Tanto che se tu provi a dirgli qualcosa, subito ti danno, per esempio, del boomer, no? Ovviamente non sanno nemmeno... Ho scoperto da poco cosa voleva dire, perché neanche lo sapevo comunque. che ovviamente utilizzano, non sanno nemmeno il vero significato di quella parola, no? Che in realtà sarebbe quello nato sotto il boom economico, quindi gli anni 50-60, non certo quindi né tu né io. Però loro ormai utilizzano questo termine per indicare qualcuno che non accetta in sostanza il mondo come sta andando adesso, che è un meccanismo incredibile di autodifesa del sistema, perché loro sono nati in questo mondo. Io ricordo un paio d'anni fa, quando sono andato a fare una conferenza, c'erano dei ragazzi di 15-16 anni. Io pensavo, ho iniziato a fare questo discorso, sai, normalmente lo spirito di ribellione viene dai ragazzi, no? Cioè quando sentono queste cose dicono, ah sì, figo, io ricordo quando avevo io 15-16 anni, sai, il mito di Jim Morrison, dei ribelli, no? Delle moto e così via. Invece i primi che mi hanno attaccato sono stati proprio questi ragazzi. Io sono rimasto scioccato, dico, ma com'è possibile? Il mondo si è ribaltato al contrario, cioè si è girato sottosopra, no? Poi riflettendo, sì, perché loro sono nati in questo mondo, per loro la natura è quella, per loro è naturale quello. E questo ti fa capire pure che c'è un'urgenza da parte di noi più adulti a cercare di cambiare qualcosa, perché altrimenti diciamo da sotto dai 30 anni in giù c'è un punto di non ritorno in sostanza. Sì, assolutamente. Quindi credo ci sia un dovere proprio di tutti noi cercare di fare qualcosa, di cambiare questa direzione, perché l'uomo sta morendo e non c'è bisogno della morte fisica, basta la morte interiore. Io delle volte quando parlo con dei farmacisti mi dicono che la maggior parte delle medicine che loro vendono sono proprio gli psicofarmaci. Ah sì, beh. Vuol dire che l'uomo è morto dentro, Enrico. Perché? Ma è normale, il sistema ti stacca sempre di più dalla tua natura, come aveva spiegato benissimo Freud nel Disagio della civiltà, e quindi muori dentro. Quindi la domanda è: vogliamo essere vivi o morti? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare in questa epoca. No, sono d'accordissimo. Tra l'altro i farmaci sono fondamentali, però se studi, oltre che guardare quello che è la storia degli ultimi 2-3 decenni, siamo arrivati a una ipermedicalizzazione di tutto, per cui anche non si riesce più a tollerare neanche una puntura di una zanzara o un lieve mal di testa, cioè si arriva e siamo arrivati all'eccesso di tutto, per cui bisogna essere sempre lucidi, sempre, questo porta anche all'abuso di altre tipologie di sostanze, sempre lucidi, sempre perfetti, una ricerca, ora qui insomma non voglio fare il demagogo, ma di una felicità che da quel punto di vista mi sembra molto effimera, che ha poco senso, che ti dà una gioia momentanea, mentre come ci dicevi te, lo stoicismo cerca un altro tipo di felicità, cerca un altro tipo di percorso che sicuramente è molto più difficile e sicuramente oggi come oggi sarebbe molto più difficile affrontare. Forse mancano anche dei modelli a cui riferirsi. Però vedo dall'ipermedicalizzazione anche
alla superficializzazione della vita di tutti i giorni, insomma, dagli ambiti lavorativi più variegati agli stessi contatti sociali. Cioè, un tempo, quando non c'erano i computer, i cellulari e quant'altro, ci si vedeva a casa di qualcuno, in birreria, e si parlava. Oggi invece mi è capitato con mio nipote che mi ha raccontato che si guardano i film in videochiamata, che la trovo una cosa allucinante e deprimente. Cioè, non si vedono a casa di uno, ma stanno ognuno a casa sua, scelgono un film che può essere su una delle varie piattaforme senza fare nomi e pubblicità, e ognuno sta a casa sua e se lo guarda in videochiamata con gli amici. Cioè, si sta raggiungendo veramente un abisso da cui non so come possiamo tornare indietro. I metodi e i sistemi ci sono sicuramente, però è qualcosa di veramente agghiacciante. Vedi, questa è la morte interiore a cui mi riferivo prima. Questo non è un essere umano, una No, persona che è un sacco di carne, proprio una sacca di sangue, ossa, insomma, che pulsa e basta. Non è vita, non è vita, non è un uomo, non è una donna. E questa cosa dovrebbe chiamare, come dire, alle armi, tra virgolette, nel senso le armi spirituali, le persone, gli adulti, mamme, genitori, dovrebbero tutti iniziare a parlare di queste cose. Ecco perché io, infatti ti ringrazio anche per questa chiacchierata di stasera, perché sto cercando in continuazione di svegliare un po' le persone, di far vedere questo punto di vista. Perché la cosa è molto più complessa da una parte, ma c'è anche la soluzione dall'altra, come abbiamo visto, no? Perché in realtà basterebbe cambiare approccio all'esistenza, imparare ad accettare la natura per quella che è la natura nostra, anche quella quindi di essere immortali, sofferenti fisicamente, perché tu puoi soffrire anche all'esterno, tantissimo. Ma se sei integro interiormente, sei fortissimo. Ecco, lo stoicismo, no? Ti dice in sostanza proprio questo. E questa se vi è capitato di vedere appunto Il Gladiatore, rappresenta un po' questo, ma tanti film, no? Soprattutto quelli più vecchi, rappresentavano questo. La forza interiore, la vita è quello che abbiamo dentro. Poi possiamo perdere anche un braccio, una gamba, insomma qualcosa di anche nella nostra stessa vita. Ma se tu sei integro interiormente, fino all'ultimo minuto vivrai sempre intensamente. Ma come hai detto tu, servono degli esempi. Cioè, io una cosa che invito sempre tutti a fare, cerchiamo di essere degli esempi viventi, di avere un atteggiamento stoico, perché, guarda, io una cosa che ho notato, se uno cerca, perché ovviamente la perfezione non esiste, no. questo è ovvio, è inutile pure dirlo, no? E lo do per scontato. Ma se uno si sforza a cercare di essere stoico, ecco, nel comportamento, avere una visione forte, con le famose 4 virtù, no? Antiche, e così via, di dimostrare forza, senza nemmeno parlare, proprio fisicamente, con la presenza delle volte. Guarda che io ho notato che le persone ti guardano in un altro modo, ti percepiscono in un altro modo. Hanno della serie, sento che è giusto quel modo di essere. Quindi dobbiamo formare uomini, questo è il punto. Uomini interiormente, uno deve esercitarsi, se ha a cuore i propri figli, i propri nipoti, il proprio compagno, la propria compagna, chiunque, deve diventare un esempio vivente. Deve diventare un esempio vivente. E questo, per farlo, bisogna avere questa determinata filosofia di vita, nel senso di un approccio all'esistenza forte. Sì, infatti, però non è facile, però tutti noi abbiamo le potenzialità per poterlo fare. Ma sai com'è che, ecco, tu lo sai meglio di me, le cose buone sono sempre difficili. Vabbè, assolutamente, certo. No? E quindi dobbiamo imparare anche questo. Vogliamo diventare uomini e donne con la U e con la D maiuscola, dobbiamo esercitarci a fare questo quotidianamente. Essere, appunto, seguire questa visione del mondo, questa filosofia di vita, farla nostra e adottarla tutti i giorni al fine di diventare degli esempi per gli altri. Tu cammini
e vieni percepito in quel modo. E guarda che poi viene percepito dal tono di voce, dal comportamento, dal tono, dallo sguardo, no? Anche da come respiri. No, è E, vero. perché sai, il linguaggio del corpo, insomma, tutto emana tutto questo, magari anche qualcosa di più, ecco, oltre al semplice linguaggio del corpo. Sì. Però dobbiamo iniziare a capire questo, che la soluzione c'è, ma mai come in questo caso la soluzione siamo noi, cioè veramente dobbiamo fare qualcosa noi. Assolutamente, mi fai venire in mente che lo stoicismo, che se non sbaglio ha 2300 anni, è valido ieri quanto oggi ed è incredibile. Al di là poi ce lo metto perché ovviamente è un mio grande amore l'Oriente, i grandissimi richiami che ha con l'Oriente, ma ce l'abbiamo avuto sotto casa, in Grecia e anche in casa, insomma, per cui veramente lo stoicismo è un qualcosa che magari può essere visto da alcuni come la forma più forte, anche difficile da raggiungere, però come disse un grande saggio, insomma, conta il percorso, conta come ci si muove, ci si atteggia, poi come dicevi te non si può essere perfetti, non si potrà essere stoici alla perfezione, però basta adottare quel modo di pensare, di vivere per creare dei piccoli cambiamenti, una sorta di effetto farfalla che dal piccolo poi si amplia a tante persone. Mi fa venire in mente che in psicologia venne fatto tanti anni fa un esperimento che combacia con quello che si sta dicendo, cioè di iniziare, venne detto di provare la mattina a iniziare a sorridere alle persone. E questa cosa all'inizio, ovviamente oggi come oggi, è difficile da fare, però bastava un sorriso in tante occasioni per cambiare anche l'atteggiamento di una persona che magari ti arrivava scorbutica al lavoro e questo sorriso diventava contagioso. Per cui poi ti trovavi magari alla fine della giornata lavorativa o del contesto in cui eri, in cui ovviamente dipendeva dalle situazioni, ma molto facilmente c'era un modo di vivere, c'era stato un modo di vivere la giornata più sereno, più felice rispetto a una giornata classica in cui a malapena dà il buongiorno. E lo stesso forse dovrebbe essere applicato appunto con i principi, la filosofia dello stoicismo. Ma assolutamente sì, sai, proprio tante volte mi capita che alcune persone mi dicono: "Sai, da quando adotto questa filosofia", perché magari, sai, seguono i miei video e così sul mio canale o leggono quello che scrivo, eccetera. Quindi io cerco molto di diffonderla questa visione perché la sento come una missione e sono convinto che alla fine riusciremo a diffonderla. Cioè, ecco, sai, quando senti, dicevamo all'inizio, quella missione, ecco, la sento interiormente. Un po' qualcosa. E poi vedi le persone che ti dicono: "Sai, da quando ho iniziato ad adottare questa filosofia di vita, magari i problemi continuano ad arrivare ed è normale, la vita, no, arrivano batoste, mazzate ed è normalissimo, ma le affronto in maniera completamente diversa." Ed è quello il punto, è quello il punto. È proprio quella la parte importante, che era quello che dicevano appunto gli stoici. Attenzione, come abbiamo detto prima, nessuno è perfetto, nemmeno gli stoici antichi, nemmeno Marco Aurelio e Seneca, tanto per citare quelli più famosi, si ritenevano dei saggi, quindi dell'uomo perfetto, gli uomini perfetti. Loro dicevano semplicemente: io tendo a, cerco, mi sforzo tutti i giorni, che è l'atteggiamento identico allo sport. Se volete un po' lo stoicismo è come la palestra dell'anima, anzi è la palestra dell'anima, ok? Dove tu ti devi allenare tutti i giorni, ma lo sportivo se non si allena un giorno si affloscia, ma nello stesso momento non è che punta a diventare, non so, Bolt, se corre o se gioca a calcio, Messi e così via. No, però si sforza ogni giorno di migliorare, no? A livello atletico. Ecco, è la stessa cosa. E quando tu inizi a fare quello, pensate allo sport, poi chi ti sta accanto, ad alcuni sono sicuro, tra coloro che hanno fatto attività sportiva sicuramente è capitato,
Dopo, chi ti sta accanto, amici o parenti, viene la voglia di fare anche loro sport e così via, no? E ecco, è la stessa cosa. Se riusciamo ad ottenere, a cercare di migliorare ogni giorno, di incarnare questa visione del mondo, ad un certo punto state tranquilli che vedrete le persone accanto che vorranno essere anche loro in quel modo. Magari non ve lo diranno, sai, c'è sempre il gioco dell'orgoglio e così via, ma non importa. L'importante è diffondere questo. Ed è così che ad un certo punto tante gocce diventano un mare. Anche perché questo sistema in cui ci troviamo è diventato così, come abbiamo dimostrato prima, spiegando l'evoluzione storica che ha portato a questa situazione. Proprio in questo modo. C'erano alcuni che erano convinti di questo e poi l'hanno diffuso sul mondo. Eh, Questo cosa significa? Che possiamo fare la stessa cosa con una filosofia sana, però, ridando la, una visione sana dell'esistenza. Questo sì, prima mi facevi venire in mente, io sono stato diverse volte in India e l'India, oggi lo sappiamo, ha superato la Cina come numero di abitanti, ma la cosa incredibile è che l'India, soprattutto del nord, nelle grandi città, e si parla di Nuova Delhi che ha più di 25 milioni di abitanti, le persone tendono a scimmiottare l'Occidente, anzi a copiare l'Occidente, cioè questa, ce ne sono tantissime, ma questa tradizione plurimillenaria che ha almeno 5-6 mila anni si sta in parte perdendo perché bisogna copiare l'Occidente, bisogna avere Bollywood, che poi i film di Bollywood possono anche piacere, questo è soggettivo, ma insomma non è un problema, ma devi avere l'iPhone, devi perdere, non c'è un equilibrio tra le parti, cioè essere indiano, avere la tua cultura, le tue tradizioni e anche far parte di un mondo moderno che comunque gioco forza va avanti e avanza, invece no, copiano e in certi casi si sta perdendo veramente una cultura ed è qualcosa di assurdo perché così anche in altri paesi, cioè il progresso è giusto, è fondamentale, è una macchina che non puoi fermare, tornando al termine che si diceva prima, però anche manca quell'equilibrio che deve compensare i due piatti della bilancia e che oggi non c'è. Si parlava prima dei giovani che sono fatti con lo stampino e sono dei contenitori che deambulano copiandosi, cioè quando si era un po' più giovani noi, io ho 43 anni, insomma, non esisteva né il cellulare, né TikTok, né Instagram, eravamo noi stessi, magari spettinati, brutti, però eravamo qualcosa che faceva magari la differenza in certi contesti. Ma guarda, vedi, uno dei mostri è proprio il progressismo, questa idea, no, che è stata inculcata dal sistema nel credere che tutto questo sia normale. Non è normale. Quello che noi chiamiamo progresso non è progresso nel senso dell'evoluzione della natura, perché se andate a guardare l'evoluzione della natura avviene in milioni di anni, non in 50 anni, 10 anni, roba. Questa è una versione perversa del progresso, non è progresso, questa è una follia. Ok, tu in natura l'evoluzione avviene che tu in sostanza nemmeno te ne accorgi perché avviene talmente lentamente che è così. L'evoluzione interiore è un'altra cosa, è quella che, ecco, gli stoici, gli antichi chiamavano il raggiungimento della virtus. Quello è un Sì. progresso vero, che significa il raggiungimento della vera natura dell'uomo, che era quello che dicevamo prima. Noi ci perdiamo, diciamo così, nel sistema, poi dobbiamo raggiungere la nostra vera natura, che è quella della virtù, della virtus, no? Da cui vir, che significa in latino vero uomo, vedi? Torniamo che c'era una differenza tra homo, quindi quello col corpo, solo, con la forma dell'uomo, e il vir, colui che è il vero uomo, cioè formato interiormente. Quello è il vero progresso interiore. Quello che oggi viene chiamato progresso in realtà è soltanto la macchina che aumenta e accelera sempre di più. Tu hai nominato l'India, mi hai fatto venire in mente che qualche giorno fa ho visto un mini documentario che circola su YouTube adesso, in questi giorni, di un quartiere di una città dell'India, non ricordo come si chiama, dove questo quartiere lo chiamano proprio il formicaio, e dove
le persone lì in sostanza lavorano tutti come le formiche, vengono chiamate così proprio dagli indiani, da quello che ho capito, e ognuna ha una piccola ditta e questo posto assurdo dove sono tutti schiacciati all'interno e tutti come le formiche a fare buste di plastica, cartoni, che lavorano come dei pazzi al buio, in 20 dentro una stanza di pochi metri quadrati, con questi palazzi strettissimi. Tutto ti dà tranne che la sensazione di essere umani. Quello non No. è non è. E quello, secondo me, è proprio l'emblema del mondo dove stiamo andando. È quella l'orrore, quello che dovrebbe spaventare le persone, oltre che quello che siamo già morti dentro, che è ancora forse pure peggio. E questo deve iniziare a notare devono iniziare a notare le persone. Dice c'è un prezzo da pagare, certo che c'è un prezzo da pagare, che imparare c'è sempre un prezzo da pagare. Solo che la domanda è meglio pagare un prezzo, ad esempio, di un dolore fisico, ok? Perché tu esci di casa, fai qualcosa, ti puoi far male, puoi rischiare anche la tua vita, ad esempio. È un prezzo che potresti pagare, normale. Ma è meglio pagare quel prezzo lì o vivere tutta la vita morto dentro, come la tua vita che non ha nessun senso e vivi soltanto per essere una formica o l'ingranaggio di un sistema? Questa è la domanda che spero qualcuno si ponga in questi giorni, insomma, su cui riflettere, ecco. Me lo auguro vivamente, perché questa è la chiave di volta di tutto. No, no, assolutamente. Poi mi fai venire in mente, per non chiamare in causa sempre l'India, ma come anche grandi civiltà del passato, tornando a quello che dicevi prima, abbiano in tanti casi coabitato con la natura, cioè la visione estrema che noi abbiamo della città moderna in cui si può vivere, nel passato sì, c'erano, ma molto spesso c'era anche una coabitazione con una natura che era molto più vicina rispetto ad oggi, cioè si creano grattacieli con fatti, cos'è l'albero verticale, come si chiama quello di Milano, il grattacielo con gli alberi sopra, ma scimmiotta una natura che poi è mangiata da una città che genera, al di là del business e dell'economia e di tutto il resto, ma genera inquinamento e genera distruzione, e anche sotto certi aspetti, venendo appunto più vicino a noi, a Milano, insomma, come in altre città italiane e non solo, siamo anche noi tante formiche, tanti piccoli ingranaggi che fanno muovere macchine più grandi di noi, però la vita è anche fuori, cioè. E soprattutto, cioè, Ovviamente. guarda, poi qui, ecco, arriva un po' quella che, perché bisogna dare una soluzione non solo spirituale, anche pratica. Uno dice, ok, è una soluzione oltre a quello che io faccio questo domani mattina, inizia ad avere un approccio più stoico all'esistenza per essere, è l'allenamento spirituale, va benissimo. Poi però bisogna anche imparare a vivere quanto più possibile a contatto con la natura. Con la natura significa anche con il tuo corpo, attenzione, non è che per forza è solo la natura del bosco, che ovviamente è l'ideale, cercare di riuscire ad andare lì, ma già il fatto di andare a correre, di fare attività sportiva, di fare cose col corpo, di creare qualcosa anche con le mani, eccetera, no? È già fondamentale. E l'altra cosa importantissima, ovviamente cercando di andare sempre di più verso la natura. Noi in Italia abbiamo una fortuna enorme, a mio parere, che siamo pieni di piccoli paesi a distanza di pochissimi chilometri, no? Uno dall'altro. Ecco, riuscire, nel limite chi ha la possibilità ovviamente, a vivere già in un paese invece che in una grande città, a comprare un pezzettino di terreno, o comunque di riuscire ad avere un pezzettino di terreno invece di andare a spendere 300-400 mila euro, 500 mila euro, pensate pure alla follia, per un appartamento, per vivere come un topo, come una formica, dentro una grande città. È già un altro passo in avanti. Qualcuno potrebbe dire, ma io non lo posso fare. Non è che devi farlo
in maniera domani mattina fai questo gesto estremo. Però se riesci a metterti in testa che quella è la direzione in cui vuoi andare, allora piano piano magari ci arrivi, piano piano ti poni quello come obiettivo, riesci ad arrivare più verso la vita, verso la natura. E c'è un altro aspetto fondamentale che viene sempre dimenticato, però. L'essere umano, quello che dicevano sempre gli stoici, è un essere sociale. Ma attenzione, sociale non significa che me ne vado nel centro di Milano o di Roma e vedo, cammino in mezzo a milioni di persone. Lì sei un atomo. Chi ha vissuto nelle grandi città, tu Enrico lo sai bene, lo so io, lo sapranno tantissimi delle persone che ci stanno seguendo stasera. Ti senti ancora più solo in una città di centinaia di migliaia di persone, ti senti un atomo, un nulla rispetto a vivere in un paese. Perché? Perché l'essere umano è sì un essere sociale, deve vivere in maniera sociale, ma attenzione, il numero delle persone sociali dell'uomo è molto ristretto, è fatto da 6, 7, 10, massimo 15 persone. Non è un caso che, ad esempio, gli sport, pensate anche al calcio, alla pallacanestro, tutti gli sport di squadra, il numero è quello lì, se ci fate caso. Oppure se andiamo a mangiare una pizza con degli amici, se il tavolo arriva massimo a 7, 8, 10 persone, è bello. Se già supera quel numero, ci sono 30, pure 20, diventa già, ti perdi, non sei più, non ti godi più la serata. Perché? Perché l'essere umano è fatto per vivere in piccoli gruppi, no? Piccole... non a caso anche pensate, l'esercito è strutturato con i piccoli... le squadre fatte da 8-10 persone, proprio studiata apposta, perché dicono i generali, qui è un po' inquietante come cosa, però è così, perché giocano sulla psico umana primordiale ovviamente, perché se vi sentite un generale, un sergente istruttore che si occupano di queste cose, dicono ma mica il soldato va a morire in guerra per la patria o per queste cose qui. Combatte per salvare la persona che ha accanto, il proprio commilitone, che lo sente come un fratello, come un amico. Se guardate i film tipo Full Metal Jacket, sai questi film seri, no? Apocalypse Now, si vede proprio questa cosa. Ed è così, perché noi siamo fatti per vivere in quei piccoli gruppi. Quindi vivere già quantomeno in un paese, ma in realtà potenzialmente si può fare anche nelle città, più faticoso, però con un po' di buona volontà si può tentare di fare. Ecco, però l'obiettivo, sempre cercare di puntare a vivere in piccoli gruppi in cui ti senti una famiglia, una squadra. E tra l'altro aggiungo un'altra cosa, non è un caso che poi non sparisce la paura, se ci fate caso, quando siete in un gruppo di amici. Può succedere qualsiasi cosa di brutto. Perché chiamiamo qualcuno quando ci capita qualcosa di brutto? Perché ti fa sentire al sicuro, perché fa parte della nostra natura, lo stare in squadra. Quando poi invece sei da solo e capita anche una sciocchezza, ti pesa come un macigno. Quindi, come vedete, a mio parere sono 3 cose: approccio stoico all'esistenza, cercare di creare i propri gruppi di appartenenza e vivere il quanto più a contatto con la natura, sia nostra, del corpo e della nostra natura in generale, che la natura proprio diretta. Ebbene, questa triade di cose crea, è quello secondo me verso cui dobbiamo puntare. Non sto dicendo che è una cosa da fare domani mattina di colpo, ma verso cui puntare, e beh, lì potremmo veder cambiare le cose. Se non dico a livello sociale totale, quantomeno per la nostra vita, sì. No, sono assolutamente d'accordo. Ti raccontavo prima di iniziare la diretta che io sono di Firenze, si sente anche dall'accento, bellissima città che amo, dove ho la mia famiglia e tutto, però trasferitomi nell'oltrepo pavese per stare con la mia compagna e c'ho il lavoro qua, la dimensione
umana e la dimensione della natura, perché poi l'Oltrepò è natura, e vigneti, e boschi e quant'altro, ho visto che nel tempo mi ha ridato una serenità che a Firenze, che non è una grandissima città, ma è comunque molto popolosa, c'ha un via vai costante giornaliero, non solo i turisti, ma di gente che ci viene a lavorare, mi ha fatto veramente riscoprire tante cose. Io a Firenze neanche conosco i miei vicini di casa, cioè li conosco ma non ci parlo, li evito perché comunque sei in un sistema che ti porta a non dialogare anche con la persona che c'è accanto, ti piaccia o no. Qua invece giocoforza ti trovi a dover dialogare perché comunque sia sei in un contesto più piccolo, la gente se non è oggi sarà domani, la incontri più facilmente e cambia veramente. Quello che dicevi prima l'ho vissuto sulla mia pelle, poi c'è anche chi sta bene a Milano, non si sente un atomo a Milano e quello benissimo. Però la nostra natura è molto più a contatto, oltre che nel sociale, in un sociale ristretto, anche in un contatto naturale. Insomma. Ma guarda, io secondo me quelli che dicono che si trovano bene, per carità, magari per sotto certi aspetti sì, però non ci credo, perché non ci credo che interiormente stai bene veramente. Magari stai bene perché, sai, proietti, no? Ci sono poi delle strutture che ti fanno star bene perché magari è quello che stavi inseguendo, soddisfazione di lavoro, roba del genere, no? Ma non come essere umano, ma perché manca la base. Ripeto di nuovo, noi non puoi prendere un essere che ha vissuto per milioni di anni con questi 3 principi di cui abbiamo parlato, perché sì, lo stoicismo nasce 2300 anni fa, ma se ci pensi, come dicevamo prima con l'esempio dei codici di comportamento spirituali delle società antiche, in realtà si tratta di una codifica di principi umani, no? In sostanza questo si tratta, no? Che abbiamo dentro di noi come codice di comportamento, perché anche l'animale accetta la morte, la sofferenza, no? E quindi vuol dire semplicemente seguire il principio naturale. E quindi non puoi prendere un essere che ha vissuto per milioni di anni così, o quantomeno se prendi anche già solo l'Homo sapiens, che ha quantomeno 300.000 anni, no? Così come siamo io e te, come sono i nostri ascoltatori in questo momento. Cioè è folle, non ha senso che prendi esseri che hanno vissuto quantomeno per 300.000 anni così, per non parlare dell'uomo in generale per milioni di anni, e poi gli ultimi decenni lo prendi e lo chiudi in una stanza o in una città come dei topi. Non può star bene, non è naturale. Poi ci possiamo raccontare quello che vogliamo, ci possiamo autoconvincere, perché in realtà quello si tratta. Ma così è così è. Come tra i ricchi, tra l'altro. Penso ai milanesi che vivono bene anche a Milano, ma poi appena possono se ne fuggono al mare, in montagna, cioè cercano il contatto con la natura. L'Oltrepò Pavese è invaso dai milanesi. Ma guarda, io quando io vivevo a Milano, scusa se ti interrompo, quando vivevo a Milano, vivevo in una pure, tra l'altro, sai, quei quartieri molto ambiti, Corso Como, zona Brera, insomma, quella parte là. Sai, quando dicevi, che vivevi lì, sai, a me non me ne è fregato mai in realtà più di tanto, insomma. Però, cosa mi colpiva di lì? È che ad un certo punto, sabato e domenica, non c'era nessuno, sparivano tutti. E allora se ami così tanto questa roba, non scappi via, capisci? Sempre a Milano, quando vivevo a Milano, io ricordo, c'era una ragazza, era praticamente la mia dirimpettaia. Credimi Enrico, l'ho salutata dopo tipo un anno, ci siamo visti, dopo un anno. Sai quando tu senti la persona dalla parete parlare e non l'hai mai vista per un anno? E poi io sono uno che cerca, insomma, la conoscenza, perché appunto amo la vita vera, no? E non sono mai nemmeno per sbaglio riuscito a parlare con questa ragazza dopo un anno. Cioè, capite che non è umano, non puoi vivere felice così.
No, ma sono d'accordo. Enzo che scrive, lui non è molto d'accordo. Enzo Leonetti dice: ci si può sentire bene anche dove c'è confusione e male dove c'è tranquillità. Dipende da noi stessi il benessere, come dice il Tao, è dentro. È verissimo, però ci hanno anche fatto abituare a stare bene in certi contesti. Allora, come dicevo prima, questa è la prima regola che ti insegna lo stoicismo, no? Cioè, nel senso, devi tutelare la parte interiore. Puoi essere Nelson Mandela, per fare un esempio, lui è rimasto tipo, mi sembra, quasi 30 anni in galera. Lui ha dichiarato che è riuscito a sopravvivere e a vivere e a non impazzire dentro il carcere proprio grazie allo stoicismo. Leggeva in continuazione Marco Aurelio, i pensieri, eccetera. Dichiarazione sua. Perché lo stoicismo ti insegna proprio questo. Però la stoa ti dice: sì, puoi arrivare a fare questo, ma deve essere nel caso estremo, nel caso della situazione, non che te lo devi andare a cercare tu. Tu devi andare a cercare il contatto umano, la vita umana, ok? Perché quella è la tua natura, quello è il vivere in natura. Cioè, gli stoici, per esempio, dicevano: non devi cercare il potere, è ovvio, no? La ricerca del potere. Ma dicevano: se la tua società ti richiede che tu devi prendere il comando, devi prendere il comando, è il tuo dovere. Il concetto di dovere nasce con la stoa. Per esempio, anche questa le persone non lo sanno, non ne sono a conoscenza. Perché devi fare anche una cosa contro voglia per un bene superiore, ma non significa che la devi andare a cercare, ok? Quindi se tu sei in una città, ci vivi male, perché stiamo attenti a queste cose, perché si è caduti, secondo me, in tanti errori su queste cose. Se io mi trovo in città, mi trovo in una determinata situazione, devo lavorare, vengo magari, ecco, chiamata anche dalla mega azienda e mi ritrovo in quella determinata situazione. Certo, devo fare il mio dovere al meglio, ma questo non significa che così, che vivere in quel modo e vivere con un gruppo di amici in natura, cioè più vicino alla natura, è la stessa cosa. No, il mio dovere è fare il mio dovere, ma cercare di ritrovare la vita secondo natura, indirizzare, andare verso l'indirizzo, insomma. Lo stesso Marco Aurelio, vi faccio un esempio. Marco Aurelio, se leggete i pensieri, lui era l'imperatore di Roma, cioè l'uomo più potente del mondo, praticamente uno dei personaggi storici che hanno fatto la storia dell'umanità, praticamente. E lui stesso non voleva in sostanza fare l'imperatore. Lui ha detto: sono stato chiamato a questo, il divino, gli dei, il fato, l'ordine, adempio al mio dovere. Ma questo non significa che è uguale, che va bene, che è tutto uguale, no. Lui infatti cercava poi sempre di vivere secondo natura. Lui, per esempio, a lui non piacevano, per esempio, pensa, dico questo, i combattimenti dei gladiatori o i giochi, insomma i giochi che si vedono nell'antica Roma. Lui però ci andava perché era il suo, li riteneva pure sbagliati, però diceva che era il suo dovere. Ma questo non significa che va bene comunque tutto. Questo per rispondere al discorso della città, ok? C'è un piccolo terremoto che sta arrivando il gatto. No, beh, sono d'accordissimo su quello che dici. Ci sono tante figure, tanti personaggi che hanno anche adottato lo stoicismo senza sapere di farlo, insomma, nel corso della storia, però è qualcosa, come si diceva prima, difficile sicuramente da applicare, ma sicuramente ci può dare delle chance, delle strade nuove da percorrere, difficili, ma che non fanno altro che migliorare noi e migliorare chi sta intorno a noi, insomma. Tentare non costa nulla, insomma. Io ti ho invitato stasera proprio perché, vedendo i tuoi video, e invito tutti gli amici che seguono il mio canale a vedere i tuoi video e iscriversi al tuo canale, perché veramente ho trovato tante, al di là dei punti in comune con certe realtà orientali, ma ho trovato un percorso logico, un percorso filosofico e dei concetti che sono validi da 2300 anni, e soprattutto oggi che la nostra società vive difficoltà, problemi e quant'altro, insomma, dovrebbero veramente essere riapplicati nella mente di tante persone.
Sai, si sente talmente tanto il bisogno di questa filosofia di vita che negli Stati Uniti ormai è diventata una moda. In questo Dici? momento è la filosofia che va di più di moda negli Stati Uniti, sempre, come dire, all'americana, sempre potete immaginare un po'. Però negli Stati Uniti in questo momento, se andate delle volte anche nelle classifiche, i libri più venduti sono proprio quelli degli stoici antichi o anche, insomma, delle persone, degli scrittori moderni che si rifanno allo stoicismo, cercano di riprendere lo stoicismo. Questo anche in Inghilterra è così, so anche in parte in Germania. Perché? Perché in sostanza, vista la situazione, non rimane che avere questo approccio. Quindi Eh, della serie, sai, quando si tocca troppo il fondo, poi ad un certo punto hai bisogno di un antidoto per risalire. Almeno per me ci siamo molto vicini a toccare il fondo perché ne abbiamo vissute e ne stiamo vedendo tante negli ultimi anni, insomma, poi non voglio entrare nello specifico delle situazioni, però sì, c'è bisogno di recuperare una certa individualità e dei certi valori che insomma sono stati da sempre l'humus da cui è generata l'umanità, la civiltà in cui si è forgiato l'uomo in quanto tale, insomma. Assolutamente sì, assolutamente sì. Michele, io ti ringrazio, è veramente stata una piacevolissima chiacchierata e insomma spero di poter tornare insieme a farci queste chiacchierate nel futuro. È venuta un po' così fuori, ma ti dico sono molto contento e insomma spero potremo rincontrarci per chiacchierare insieme di questo e anche di altri temi, se vorrai. Grazie Enrico, no, no, ti ringrazio tantissimo, è stato un grande piacere anche per me. Sì, cerchiamo di agire, di portare qualcosa di buono in questo mondo, ecco, mettiamola così. Assolutamente. Beh, insomma, tanto il video, per chi l'ha visto in live, sperando sia piaciuto ovviamente tutte le nostre chiacchiere o i nostri pensieri, comunque rimarrà sul canale, per cui è un elemento in più. Invito tutti a seguire Michele, a vedere, a iscriversi anche al suo canale, Michele Putrino, e a seguire insomma tutto il suo percorso che è veramente bello, veramente affascinante. Ti ringrazio ancora per la Grazie a serata te, e ci vediamo grazie. prestissimo con tutti gli amici del canale per i consueti video e per altre live che faremo. E, insomma, è anche un invito, Michele, per rivederci o prima o dopo l'estate. Dimmi te, ci organizzeremo, insomma, ma con grandissimo piacere, davvero. Assolutamente, grande piacere veramente. Buona Grazie serata, Enrico. grazie a te e buona serata e buona nottata a tutti.